Galati 3:10. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. In questo verso l'Apostolo Paolo parla delle opere della legge, contrario a quello che lui predicava, che erano le opere per la fede. Prima di tutto dobbiamo capire la differenza che c'è tra la salvezza per opere della legge e quelle per la fede in Cristo. Legge o opere della legge riguardano la legge giudaica, fatta di riti e regolamenti, a cui noi non siamo più sottoposti. È fondamentale tenere questo in mente per capire il senso di quello che Paolo dice in Galati. Paolo parla di Abramo che credette in Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Abramo credette per fede, non per legge, perché la legge ancora non esisteva. La legge venne con Mosè. Dio già sapeva che in futuro avrebbe giustificato gli stranieri per fede. Per questo preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Galati 3:8. Tutte le persone che credono per fede sono considerati figli di Abramo. È evidente che nessuno è giustificato per le opere della legge. La legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Galati 3:12. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Galati 3:13. Se bastassero le opere della legge per salvarci, vuol dire che Cristo è morto per niente? No, perché per essere salvi l'unico modo è tramite la fede in Cristo Gesù. Paolo stesso è l'esempio di chi seguiva la legge, perché seguiva il giudaismo e lo faceva con fervore, seguendo la tradizione dei padri, ma dopo l'incontro con Gesù inizia a seguire la fede ed a praticarlo come unica salvezza. Solo chi cerca la salvezza per mezzo della fede in Cristo, aggrappandosi totalmente e unicamente all'opera di Cristo, trova vera salvezza e insieme alla salvezza trova liberazione. Dio vi benedica.